Torino per me rappresenta una seconda casa, adesso è 3 anni e mezzo che sono qua e la conosco praticamente tutta, riesco a girare anche senza navigatore, quindi è una seconda casa. E da subito ho visto l'amore di tutti i tifosi, ma soprattutto la passione che c'è dietro al Torino. Sono Samuele Ricci e vivo a Torino. Turin, a city that works in silence, building its strength through details that often go unnoticed. The city of resilience, character and beauty, forged day by day. L'approccio col pallone è stato amore a prima vista. Dove c'era un pallone io giocavo. Ho cominciato nel Valdera Calcio, che è una squadra vicino a dove abitavo, a Pisa, e ho cominciato vedendo i miei amichetti andare a giocare. Ai tempi avevo 5-6 anni e ho detto a mamma dai portami con loro, e da lì è stato fin da subito un grande legame che poi mi sono portato avanti sempre e mi ha legato tanto anche in amicizie, ho conosciuto tantissime persone, quindi è una cosa molto importante. Mi ricordo quando andavo a fare il raccattapalle a Empoli e ero sempre il primo a chiedere magliette, pantaloncini, ed è una cosa che adesso capita all'inverso, magari i ragazzi sono i primi a chiedertelo, è una cosa che fa molto piacere perché sono stato anch'io dall'altra parte e so cosa vuol dire, so cosa si prova. Ciao, ciao. Ci sono, vabbè, se li vogliamo chiamare sacrifici, magari da piccolo quando dopo la scuola correvo subito al pulmino, magari tante volte neanche mangiando velocemente per andare a prendere il pulmino che mi portava a Empoli. Forse lì possono essere chiamati sacrifici, ma alla fine fai una cosa che ti piace, quindi non ti pesa assolutamente. Quello che ho notato di Torino e dei torinesi è che sono persone molto educate, che tante volte magari si peritano anche a chiederti una foto o un saluto perché magari hanno paura di disturbare, quello fa capire la loro eleganza e la loro educazione. E questa eleganza la possiamo vedere anche un po' nella città, come viene curata. Ci sono tantissime piazze bellissime, tantissimi musei, ci sono tantissime cose da fare a Torino. Anche se devo dire che non sono uno che esce tanto, ma preferisco stare a casa e posare una vita un po', tra virgolette, sedentaria, al di fuori del campo. Torino è anche una città che offre tantissime possibilità lavorative, ci sono tantissime industrie, ci sono state anche tantissime industrie importanti e anche una grandissima tradizione orafa e questo lo respiriamo per le vie del centro. Le eccellenze nel settore della gioielleria sono molteplici in Italia perché noi abbiamo la capacità di fare, permettetemi di dire, dal lago al missile, cioè dal prodotto basso di gamma e entry price al prodotto altissimo e prezzo unico. Questo perché ogni distretto si è concentrato su una particolare peculiarità. Per quanto riguarda la filiera piemontese di Valenza, è storicamente un bacino nel quale si sono sviluppate delle competenze molto importanti, soprattutto sulla gioielleria medio-alta. Torino invece è stata una storia un po' strana. Noi abbiamo rilevato questa azienda nel 1999, che era il marchio storico Uno To, e questo ha consentito di cominciare a creare in questo territorio un centro di produzione. Il Made in Italy è questo, cioè il concentrato disposto di
macchine a controllo numerico che arrivano dove la mano dell'uomo non arriva, con la mano dell'uomo che con tutta la sua parte manuale aggiunge quel tocco di bellezza e di unicità che solo noi che facciamo Made in Italy sappiamo fare. At the heart of Turin, there is Torino Football Club, a team that has never been willing to give up. Every match is a lesson in courage, every challenge an opportunity for redemption. Qua siamo nello stadio olimpico Grande Torino, dove si respira più di tutti quella che è la passione granata. Quest'anno, ma anche gli altri anni, sono stati molto vicini i tifosi, anche se magari tante volte non le abbiamo dato tante soddisfazioni e quindi vanno ringraziati. Serie A è un campionato molto difficile, ho avuto modo anche di parlare con ragazzi che sono venuti dalla Premier League e me lo confermano. Insomma, le partite sono molto più chiuse, sono partite molto più che si giocano sulla tattica. Questo è il momento, per come lo vivo io, di massima tensione, tra virgolette, dove hai un po' più di ansia. Positiva ovviamente, non negativa, perché poi quando l'arbitro fischia l'adrenalina fa da padrone e quindi fai le cose un po' impulsivamente, le cose che sai fare bene, però è un momento bello anche questo, hai le ultime cose che puoi dire magari ai compagni, che ci possiamo dire, senti i primi cori, anche questa è una cosa molto bella. Però in campo poi è tutto diverso, è come se ci fosse un grande vetro che copre tutto l'esterno, copre quelle che sono le voci, i cori. Rimane quello che è dentro al campo. Sì, essere capitano di una squadra come il Torino è un grande onore. Ovviamente una grande responsabilità, perché non è una squadra, mi sento dire che non è una squadra come le altre, ha una storia differente forse che nessuno ha. Mi ha fatto tanto piacere che il mister mi abbia scelto, anche se non è facile perché ci sono tantissime dinamiche, magari anche all'interno di uno spogliatoio, devi stare molto più attento, hai delle responsabilità, devi andare a parlare con il mister. Insomma, spero di essere stato per quest'anno un buon capitano, ecco. Devo dire che non faccio azioni spettacolari perché non sono un attaccante o magari un trequartista o un esterno, però tante volte per un centrocampista un contrasto, non ti dico che è come un gol, però è una cosa molto importante per la squadra, una rincorsa verso l'avversario o magari anche intercettare una semplice palla, ed è una cosa importante, è un ruolo fondamentale all'interno del campo. And while football ignites the city, the jewellery industry shapes beauty. Skilled hands sculpt with perfection, creating unique pieces that, like football, speak of passion, dedication, and a constant pursuit of excellence. Il settore della gioielleria Made in Italy rappresenta un fatturato da 12 miliardi, il cui 90% circa è di esportazione. Ci lavorano 33.000 persone in 7.000 aziende, quindi è un settore molto importante, una bandiera per il Made in Italy. E all'interno di questo la cosa di cui sono molto orgogliosa è che Torino è diventata il quinto distretto italiano da che non esisteva e in pochissimi anni. Quindi questo è un dato molto importante da sottolineare. Penso che sui giovani ultimamente sia stata cambiata un po' la mentalità, vedo sempre molti più giovani in campo e questa è una cosa che fa molto bene a tutto il campionato italiano ovviamente, soprattutto prendendo spunto anche da quelli che sono i campionati esteri, dove vediamo magari 2005, 2006 che da noi adesso non giocherebbero o
o magari verrebbero messi in campo con meno presenze e magari dandogli meno continuità, all'estero giocano e anche in squadre molto importanti e fanno la differenza. Mi sento dire che non c'è molta differenza tra il Samuele dentro al campo e il Samuele fuori dal campo, insomma. Come mi conoscete sono così, sono molto calmo, pacato, non ho reazioni impulsive e questo lo riporto dentro al campo. Mi piacerebbe essere ricordato come, insomma, un bravo ragazzo, un esempio anche e soprattutto per i giovani. Questa è la cosa importante.